Oggi andiamo a realizzare questa magnifica borsa. È una borsa che presenta sul davanti una decorazione importantissima in cristalli colorati lavorati con filato in oro, imbottita e foderata, il bottone in oro, l'interno foderato completamente in cotone Ottoman e i manici sono in oro. Io per la verità questi li avevo già in casa e loro mi hanno suggerito la forma della borsa, che è una forma che ricorda un trapezio, il trapezoidale. È capiente, piccola, elegante, ottima per essere utilizzata in occasioni importanti, in cerimonie importanti. Io vi lascio al video tutorial e vi invito senz'altro ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciarmi un bel like. Ciao! Per i manici ho scelto questi, sono in metallo dorato, li avevo in casa e li ho recuperati da un'altra borsa. Questi rispettano la forma trapezoidale che avrà la nostra borsa. Per il corpo borsa avremo bisogno di una fodera. Io userò questa della Tessiland in color nero. È una fodera in cotone ottomano, vuol dire che è rigata, molto bella e specifica per borse. La dimensione è 90x70, 1 centimetro, un ago che passi attraverso il nostro rinforzo. In questo caso io userò la salpa, quindi mi sono accertata che l'ago passi attraverso, delle forbici, dei marcatori, l'uncinetto 3,5 che è un uncinetto adatto alla nostra fettuccia Tessiland King nero. La rocca è di 250 grammi, noi non la useremo tutta, ne resterà un pochettino. Per la decorazione vi mostro cosa serve. Per la decorazione usiamo il filato Lumina in oro numero 84 il colore e 6 lo spessore del filato, che è specifico per gioielli. Poi l'uncinetto, io ho usato il 2,5, voi lo userete in base alla vostra mano e alla tensione che volete ottenere. Poi per la lavorazione io ho usato questi cristalli colorati di 3 mm e vi do la spiegazione per creare la decorazione per dei cristalli o perline da 3 mm. Voi chiaramente potete usare quello che avete già in casa e quindi adeguare la lavorazione alle dimensioni dei cristalli o delle perline che avete già in casa e non servirà altro per la decorazione, quindi possiamo procedere con il nostro lavoro. Per una questione di video vi mostro con il colore bianco come iniziare e procedere con gli aumenti nel caso della nostra borsa. Quindi facciamo una catenella di 40 maglie per 20 centimetri. Io sto lavorando con lo stesso filato che userò ma in color nero. Io adesso vi mostro solo come fare, quindi farò una catenella più piccola. Ora, una volta raggiunti i 20 cm, aggiungiamo 2 catenelle per alzarci, prendiamo il filo sull'uncinetto e ritorniamo entrando nella terza catenella indietro, realizzando così le nostre 40 mezze maglie alte, così come vi mostro. Arrivati
al capo della nostra catenella, torniamo indietro senza aumenti per 3 giri. Realizzati i nostri 3 giri senza aumenti, cominciamo ad aumentare. Quindi iniziamo il giro con 2 catenelle, voltiamo il lavoro e entriamo nel secondo punto. Il primo lo abbiamo già realizzato e sostituito con le 2 catenelle. Nel secondo punto entriamo 2 volte. Ecco che abbiamo ottenuto il primo dei nostri 2 aumenti. L'altro lo facciamo nel penultimo punto, quindi arriviamo alla fine del giro, ultimo punto, entriamo qui nel penultimo punto 2 volte, quindi 1, 2. Abbiamo ottenuto l'altro aumento. Ora entriamo nella seconda catenella che abbiamo fatto a inizio giro e realizziamo il nostro ultimo punto. Proseguiamo così: un giro con 2 aumenti seguito da 2 giri senza aumenti, poi di nuovo un giro con gli aumenti e 2 giri senza, fino ad arrivare a 56 punti per 30 cm. Sono partita con una catenella di 40 maglie pari a 20 cm. Ho proseguito con gli aumenti ogni 3 giri, quindi ho realizzato 3 giri di 40 punti, mezze maglie alte. Poi ho cominciato con un aumento all'inizio e alla fine del giro, ogni 3 giri, fino ad arrivare a 56 punti per una larghezza di 30 cm al 27° giro. Procederò per ulteriori 10 cm senza ulteriori aumenti. Ho segnato qui dove mi fermo con gli aumenti con i marcatori procederò quindi con giri di andata e ritorno a mezza maglia alta come abbiamo fatto sinora, senza aumenti per 10 cm. Dopo i 10 cm senza diminuzioni cominciamo la parte che va a restringere. I primi 3 giri li facciamo normalmente senza diminuzioni. Ora cominciamo le diminuzioni, quindi 2 catenelle, si volta il lavoro, si fa la prima maglia mezza alta lavorata a metà, si fa anche la successiva lavorata a metà, abbiamo 3 asole sull'uncinetto e si chiudono insieme. A fine giro faremo la stessa cosa, quindi terzultima mezza maglia alta non lavorata, la penultima lavorata a metà e poi l'ultima lavorata normalmente. Avremo così 2 diminuzioni, una a inizio e un'altra a fine giro. Proseguiamo ogni 2 giri così come abbiamo fatto per gli aumenti, ma in senso inverso, fino a tornare al numero di punti che avevamo inizialmente, cioè 40. Completato il corpo borsa, questa è la forma che otteniamo. Quindi siamo partiti dal margine superiore, abbiamo allargato il nostro lavoro, abbiamo proseguito per 10 cm senza aumenti né diminuzioni e abbiamo cominciato a diminuire. Otteniamo questa forma. Ora per rifinire il perimetro del nostro corpo borsa io sto proseguendo a punto basso, realizzo un punto basso per ogni giro di lavorazione. Mostro nel dettaglio come inserire l'uncinetto
nel lavoro. Dunque, quando noi lavoriamo sul fianco del nostro lavoro, entriamo negli inizi e fine giro. Non dobbiamo mai entrare nella parte forata del lavoro, ma entriamo nella lavorazione così. E facciamo tanti punti bassi quanti giri abbiamo realizzato. Nel caso noi avessimo realizzato dei giri a punto alto, realizziamo 2 punti bassi per ciascun punto alto, quindi per ciascun giro. Quando lavoreremo invece nella parte iniziale, quindi sulla lavorazione orizzontale, non abbiamo problemi, lavoreremo un punto per ogni punto. Io proseguo così nel definire il perimetro e vi rinvio al taglio del feltro o salpa e alla fodera della borsa. Ho preso la salpa che ci servirà per rinforzare la nostra borsa. Ora io prendo la borsa così come l'abbiamo realizzata sinora e la posiziono sulla salpa in maniera molto ben distesa, segno i bordi e taglio senza lasciare alcun margine, quindi taglierò esattamente lungo i bordi della borsa, realizzando così il modello da cucire alla borsa stessa. Ho tagliato il rinforzo della borsa a forma della mia borsa. Ecco che abbiamo quindi un modello precisissimo della nostra borsa. Non dobbiamo far altro che cucire la salpa al nostro corpo borsa per poi ottenere la forma desiderata. Per il taglio della fodera procederemo lasciando un margine di circa 2 cm dal margine della salpa o del feltro che abbiamo utilizzato. Pertanto io posiziono per bene il feltro sulla stoffa che utilizzerò come fodera e taglierò lasciando un margine di 2 cm, 2 cm e mezzo. Una volta effettuato il taglio ho ottenuto questo, cioè la salpa, il feltro appoggiato sulla fodera lascia un margine tutto intorno di 2 cm o all'incirca 2 cm e mezzo. Ora procediamo con la colla a caldo. Prendiamo la nostra pistola con la colla a caldo e cominciamo dal lato più corto, quindi dalla base della borsa, e passiamo a circa 1 centimetro dal margine, passiamo la nostra pistola e posizioniamo la fodera sulla colla così. Una volta fatto questo, giriamo dalla parte opposta e fissiamo quest'altro lato allo stesso modo, quindi a circa 1 centimetro, 1 centimetro e mezzo dal margine. Ripieghiamo la fodera accertandoci di stendere per bene il tessuto. Ora passiamo su questi altri lati e facciamo una prova di posizionamento in modo da evitare di commettere degli errori. Tenete presente che questo lato non sarà più visibile, quindi non abbiamo problemi di estetica, e quindi
mettiamo la colla anche su quest'altra parte e ripieghiamo la stoffa così. Procediamo qui a quest'altro lato. Attenzione al filo che è sempre pronto ad intromettersi e ripieghiamo la stoffa. Ecco, incredibilmente abbiamo foderato la nostra borsa. Come vedete viene un lavoro pulitissimo e molto raffinato. Vedete che la forma è rispettata e ora non ci resta che cucire la stoffa al corpo borsa. Ho foderato alla stessa maniera il rinforzo per la decorazione della borsa. Ho ritagliato un pezzo di feltro a misura della decorazione e ho ricoperto il feltro con la stoffa applicandolo con la colla a caldo. Per le spallette procederemo in questo modo. Cominciamo con una catenella di 10 cm e partendo dalla base andremo su verso l'alto e diminuiremo ogni 6 giri 2 punti in modo da arrivare poi all'altezza dei 27 giri che ci servono, pari ai 27 giri della parte anteriore e posteriore della borsa, a 8 cm di larghezza. Io ho fatto le diminuzioni al sesto, dodicesimo e diciottesimo giro. Ho raggiunto la larghezza che desideravo per la borsa e quindi non ho fatto altre diminuzioni. Per sapere come procedere per le diminuzioni vi indicherò il capitolo in cui lo spiego in questo video. Ora dobbiamo procedere con il rinforzo della borsa. Bene, a questo punto abbiamo cucito la decorazione alla fodera con il rinforzo. Abbiamo fatto il giro di punto basso intorno alle due spallette. Abbiamo completato il corpo borsa e realizzato il giro di punto basso intorno. Abbiamo incollato la fodera alla salpa come vi ho mostrato. Dobbiamo solo a questo punto cucire e assemblare tutti i pezzi. Per cucire la decorazione che ci farà anche da chiusura, centriamo la parte anteriore della borsa, quella che abbiamo scelto che sarà la parte anteriore, e la segniamo con un marcatore. Una volta che abbiamo centrato il punto, dobbiamo posizionare la decorazione al centro, che è questo. Quindi lo posizioniamo e la facciamo scendere giù di circa
2 o 3 centimetri. Ho valutato che più o meno un paio di centimetri può andare bene. Vi dico la misura con precisione. La faccio rientrare di 2 centimetri e mezzo, la centro e passiamo a cucire. Con l'aiuto di alcuni spilli fisso il lavoro al corpo borsa e poi comincerò a cucire con del filo da cucito normale, posizionando l'inizio della cucitura sul retro. Quindi finisco il fissaggio così da essere certa che la lavorazione è ben centrata. E ho infilato l'ago, vado a rigirare il lavoro sul rovescio e da qui comincio la cucitura. Quindi cucio, inizio nascondendo il nudo iniziale del mio filo sotto la lavorazione e poi mi vado a fissare sulla fodera della decorazione a mezzo punto. Arrivata qui allo spigolo posto, io mi riporto sul davanti e continuo a fissare con l'ago la lavorazione il più possibile in maniera invisibile. Quindi mi accerto punto per punto che il filo resti nascosto dietro la lavorazione. Io procedo così fino a fissare completamente la decorazione tutto intorno sul corpo borsa. Sulla base del manico che verrà cucita la borsa facciamo una serie di punti bassi. Come procedo? Inserisco l'uncinetto all'interno del manico, recupero la fettuccia e faccio il primo punto. Proseguo tenendo nascosta la codina a punto basso sino a ricoprire completamente il lato da cucire. Ricoperto il lato del manico, facciamo una catenella che io ho già fatto, rigiriamo il manico e lo posizioniamo sul corpo borsa, lì dove abbiamo già posizionato il nostro decoro, abbiamo già cucito e centrata la posizione del manico rispetto al lato della borsa, andiamo a rigirare il manico così in questa posizione, e che sarà la posizione che avrà quando useremo la nostra borsa. Recuperiamo il filato e cominciamo la cucitura al corpo borsa. Entriamo lì dove abbiamo posizionato il nostro marcatore che ci indica la posizione giusta del manico, recuperiamo la fettuccia con l'uncinetto, tiriamo ed entrando nel manico chiudiamo
il primo punto. Chiuderemo e cuciremo a maglia bassissima, quindi di nuovo nel punto accanto entriamo nel manico, recuperiamo la fettuccia, la passiamo attraverso la lavorazione, quindi facciamo questo punto accanto, recuperiamo la fettuccia e chiudiamo il punto bassissimo. Poi aggiustiamo sempre la tensione, tiriamo bene il filo e rifacciamo la cosa. Quindi entriamo nel punto della borsa, entriamo nel punto successivo del manico, recuperiamo la fettuccia, la portiamo fuori e chiudiamo la maglia bassissima. Aggiustiamo la tensione, è importante per evitare che venga una cucitura lenta, e ripetiamo, quindi facciamo prima nel punto accanto della borsa, quindi questo, poi nel punto accanto del manico, questo, recuperiamo la fettuccia, la facciamo passare attraverso e punto bassissimo. È importante che il manico sia in questa posizione perché poi la cucitura non resti troppo visibile dall'esterno quando poi il manico si muoverà. La cucitura resterà chiusa all'interno. Io procedo fino alla fine e farò la stessa cosa con l'altro manico. Ho posizionato la fodera rinforzata sul rovescio della borsa. Per intenderci, il dritto è all'esterno, all'interno ho appoggiato con la fodera rivolta verso di me il feltro e ho fissato il tutto con degli spilli agli spigoli del mio lavoro, avendo cura di lasciare un mezzo centimetro di lavorazione scoperta perché poi ci servirà per la cucitura delle spallette. Io ho infilato l'ago da cucito con il normalissimo filo di cotone e procedo alla cucitura così come vi ho già mostrato per la decorazione. Quindi inserisco l'ago nella lavorazione e nella fodera, rinforzo l'inizio per evitare brutte sorprese e lasciando libero sempre l'ultimo giro di punto basso che abbiamo realizzato, io continuo a cucire così. A dietro punto. Ovviamente faccio in modo di prendere solo la stoffa, evito il feltro perché risulta troppo duro da cucire con l'ago normale. Avrei dovuto usare l'ago quello lungo e sottile, ma ho preferito procedere in quest'altro modo che risulta più comodo, più veloce e per certi versi anche più preciso. Procedo e ci vediamo per la cucitura delle spallette.
posizioniamo la spalletta con il dritto verso l'alto e la mettiamo in corrispondenza dei nostri due marcatori che, come vi ricordate, avevamo posizionato nel momento in cui abbiamo lavorato dritto senza aumenti. Allora noi posizioniamo i due spigoli di base della spalletta in corrispondenza dei due marcatori. Prendiamo il filo, la nostra fettuccia, e inseriamo l'uncinetto nello spigolo della spalletta e nel punto che corrisponde al marcatore. La borsa è rivolta con il rovescio verso l'alto. Allora recuperiamo il filato e realizziamo il nostro primo punto. Ora procediamo punto per punto a maglia bassa, quindi inseriamo l'uncinetto da una parte e dall'altra della lavorazione e lavoriamo a maglia bassa fino ad arrivare all'altro marcatore. Viene un lavoro molto pulito, dritto e senza sbavature. Arrivata all'altro marcatore, dobbiamo continuare cucendo il lato della spalletta sul fianco della borsa. Quindi pieghiamo la borsa e la facciamo corrispondere lo spigolo superiore della borsa con lo spigolo superiore della spalletta. Li fissiamo con un marcatore per evitare che si spostino e continuiamo a cucire a punto basso da dove siamo arrivati fin quassù. Quindi prendo l'uncinetto e riprendo il lavoro a punto basso. Farò lo stesso sull'altro lato di questa spalletta e anche sui tre lati della spalletta opposta. Ci rivediamo per farvi vedere il lavoro completato. Una volta terminate di cucire le spallette laterali a punto basso, ho cucito un automatico in oro al centro della mia borsa ed ecco che l'effetto finale è di una grande eleganza nella sua infinita semplicità. Io spero che questo progetto sia di vostro gradimento. Fatemi vedere le vostre realizzazioni. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi, se non lo avete già fatto, attivate la campanella per essere aggiornati sempre sui miei prossimi lavori e mettetemi un bel like. Vi ringrazio.